Ciao ragazzi, in questo video vedrete 8 idee per arredare la parete dietro il letto. Si tratta di soluzioni adatte a pareti grandi o piccole, a vari stili di arredo e a qualsiasi budget di spesa. Le ho organizzate in ordine di facilità, da quelle semplici e fai da te, a quelle più laboriose e che richiedono tempi di realizzo più lunghi. Lasciate un like sulla fiducia e iniziamo. La prima idea per arredare la parete dietro il letto è utilizzare le mensole. E inizio dalle mensole perché è uno dei sistemi più rapidi e versatili per decorare la parete e allo stesso tempo creare un piano di appoggio. Sul piano potete riporre libri oppure altri oggetti, come ad esempio quadri o cornici portafoto. Le mensole sono economiche, offrono molta scelta e si adattano a qualsiasi situazione. I prodotti più comuni sono fatti di legno oppure derivati del legno, metallo, vetro oppure plastica e hanno vari design e forme, quindi lineari, a L, aperte, chiuse e via dicendo. La soluzione che preferisco è questa, dove c'è un unico lungo ripiano che prende tutta la larghezza del letto. Scelgo questa soluzione per la semplicità e la praticità, anche perché c'è un unico piano da spolverare, quindi dovendo scegliere tra una composizione di mensole e un unico ripiano, scelgo l'unico ripiano. La seconda idea per arredare la parete sono i quadri e i poster. Questo è un altro sistema col quale è difficile sbagliare, perché i temi sono tantissimi e la soluzione va bene sia per pareti grandi sia per pareti piccole. Qui avete due opzioni, la composizione oppure un quadro unico. Nella composizione potete sistemare le cornici secondo una successione lineare e ordinata, oppure creando un collage più dinamico. Vi consiglio però di non mischiare gli stili delle cornici, perché viene fuori una cozzaglia che non è molto bella da vedere. Quindi se scegliete i quadri con cornice sottile nera, non metteteci in mezzo un quadro, ad esempio con una cornice dorata, magari piena di intarsi. L'alternativa è appendere una sola cornice di adeguate dimensioni, che dovete collocare ovviamente sopra la testata al centro del letto. La terza idea è la pittura, che è un'altra soluzione economica e molto versatile. Con il colore potete cambiare il look della stanza in poche ore e le personalizzazioni sono infinite. La scelta più immediata è dipingere tutto il muro dietro il letto oppure fermarsi poco al di sopra della testiera. L'altra opzione è decorare la parete con delle righe orizzontali oppure verticali. Un'alternativa particolare è la pittura geometrica, che come suggerisce il nome consiste nel pitturare delle forme geometriche. Potrebbe essere un solo cerchio o magari più figure. Spesso si tratta infatti di triangoli o esagoni colorati in varie tinte. È una tecnica di pittura contemporanea, che in alcuni colori è anche distensiva, e che in certi contesti funziona molto bene. Ho visto infatti che ci sono degli interior che la propongono spesso e si sono specializzati in questa tecnica. La quarta idea è la carta da parati, che è tornata di moda da qualche anno. Il punto di forza di questa soluzione è l'elevato potere di arredo, perché una volta applicata non dovete aggiungere nulla, in pratica fa tutto la tappezzeria. Le carte da parati moderne sono molto diverse rispetto a quelle anni 60 e 70, sono estremamente personalizzabili, sono lavabili, inodore e all'occorrenza si rimuovono con facilità, senza rovinare il muro sottostante. Questo in linea di massima, poi comunque leggete sempre le informazioni tecniche. I temi più gettonati sono quello floreale, l'effetto profondità, quindi 3D, quello tropicale jungle e il vintage, ma la scelta è sconfinata e in commercio sono disponibili decine di temi. Sul canale ci sono vari video sull'argomento e qui in alto e in descrizione trovate il link alla playlist sulla carta da parati. L'idea numero 5 è la boiserie, che è un rivestimento decorativo della parete spesso realizzato con pannelli di legno o con altri materiali. Ci sono aziende specializzate che vi danno la possibilità di scegliere dei pannelli lisci, a doghe o pantografati, che si possono adattare a qualsiasi stile di arredo. I materiali disponibili sono il legno massello o i derivati del legno, il gesso, la pietra e il tessuto, anche se la scelta principale rimane il legno, mentre l'altezza della boiserie è variabile, anche se secondo me dovrebbe coprire almeno fino al bordo superiore della testiera del letto, se c'è la testiera, ma può arrivare anche fino al solaio.
Un altro aspetto interessante di questa soluzione è che può sostituire la testiera. La sesta proposta per arredare la parete dietro il letto è il rivestimento con piastrelle, e mi riferisco proprio alle piastrelle in grès o altre ceramiche che usiamo per pavimenti e rivestimenti. Siamo abituati ad associare questa soluzione ai rivestimenti del bagno oppure della cucina, ma la qualità delle texture di alcune ceramiche è così alta che le piastrelle diventano degli elementi decorativi che volendo possiamo incollare dietro il letto. Potete scegliere i colori e le texture delle mattonelle, le dimensioni, la forma e gli abbinamenti delle mattonelle, quindi potete abbinare diversi decori, come si fa nei bagni con le cementine, giusto per fare un esempio. Questa è un'idea insolita che non consiglio in tutte le situazioni, la vedo bene in alcuni contesti, mentre in altri no. Un contesto azzeccato potrebbe essere ad esempio una casa al mare, in stile marinaro, dove alle spalle del letto mettete delle piastrelle di colore blu in vari toni, in varie sfumature. Questa potrebbe essere una buona situazione. In altre situazioni invece è meglio evitare, quindi valutate con attenzione. La settima idea è la controparete in cartongesso, una soluzione affascinante ma anche più laboriosa, che richiede uno studio preliminare, quindi un progetto, e l'intervento di artigiani specializzati, ovvero i cartongessisti. È una soluzione che ha sia vantaggi che svantaggi. Il principale beneficio è che è una creazione sartoriale che potete personalizzare. Potete decidere il design e le dimensioni, il colore o la finitura di superficie, i materiali da abbinare al cartongesso, come ad esempio il legno, e la posizione di luci e prese. Un altro vantaggio è che potete creare delle nicchie illuminate da usare come piani di appoggio, con i tubi dei cavi elettrici nascosti nella struttura in cartongesso. Lo svantaggio è che rispetto ad altre idee che abbiamo visto finora, questa soluzione ha dei costi superiori ed è richiesta una manodopera specializzata. L'ottava e ultima idea è la parete attrezzata, un sistema che oltre ad arredare crea anche dei ripiani e dei preziosi vani di contenimento. In alcuni casi parliamo di semplici armadi a ponte, che hanno degli elementi e dei moduli standard da abbinare in base allo spazio disponibile, tipo quelli di IKEA, ma ci sono anche delle aziende specializzate che offrono soluzioni e moduli personalizzabili che hanno varie aperture, ad esempio apertura laterale, a ribalta superiore, a ribalta inferiore, a cassetto e così via. Tra queste aziende ci sono Zalf e Caccaro. E queste erano le mie 8 idee per arredare una parete dietro il letto matrimoniale oppure singolo. Scrivete un commento, ditemi qual è l'idea che preferite. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!